Allora, questa è la teca sacra di Renato Curi, un ragazzo che a 23 anni muore, il primo giocatore in Italia che muore sul campo. In un Perugia-Juventus, esattamente il 30 ottobre 1977, per un arresto cardiaco che purtroppo a quei tempi, visto che i protocolli di allora erano quasi nulli, questa malformazione congenita non poteva essere prevenuta. Quindi praticamente ero sul campo, dopo la sua morte cambiano tutti i protocolli. Sì, perché diventano molto più rigidi. Molto più rigidi. Questo ragazzo, bravissimo, non stava in perfetta forma, però in quella partita al Perugia era primo in classifica insieme alla Juve. Giovanissimo, giocatore di talento, grande personalità, muore al quinto del secondo tempo in questa partita sotto il nubifragio. Dopo pochi mesi lo stadio da Pian di Bastiano verrà intitolato alla sua memoria, quindi diventa un'icona, una leggenda. Così come il suo numero. Come il suo numero 8, anche oggi nel settore giovanile viene dato ai ragazzi che durante la settimana si allenano con più dedizione e volontà. E viene dato l'8 e la fascia da capitano nella partita successiva. Qui abbiamo la maglia con cui segnò un gol importante. Il primo gol che fece alla Juve. Nel 75-76. Abbiamo un quadro fatto sempre dallo stesso tifoso che ha fatto il quadro. Che lo riproduce con la maglia perfetta, con cui morì. Abbiamo 3 maglie in totale, abbiamo il biglietto di quella purtroppo sfortunata partita, abbiamo le sue scarpette piccolissime, 36 2/3, fatte artigianalmente da un'azienda che fa queste cose. Quindi rimane nell'immaginario collettivo come ragazzo che ha donato la vita con la maglia del Perugia. Quindi viene ricordato anche dalle nuove generazioni, dei ragazzini che sono nati 10 anni dopo. Sanno chi è Renato Curi. E viene ricordato ogni anno da tutti i tifosi in quel giorno. Se Roberto vuoi testimoniare la tua esperienza personale. Sì, io in quel giorno, in quel bruttissimo giorno, dato che giocavo nelle giovanili del Perugia, ero stato, perché una volta venivano estratti a sorte i raccattapalle, che era una cosa molto ambita in quei tempi. E io venni estratto per quella partita e fatalmente ero stato posizionato vicino alla panchina del Perugia, per cui lui, dato che si accasciò al quinto, sesto del secondo tempo, si accasciò senza nessuno intorno, per cui non è che era dovuto a un fallo di gioco, ma si andò giù proprio esanime, proprio cadde senza nessuna reazione. E mi ricordo che l'allora medico sociale del Perugia, che era all'epoca dottor Mario Tomassini, mi fermò e mi disse che non mi dovevo muovere. Io rimasi così, poi vidi che lo portarono via, ma già si capiva che il povero Renato era già salito in cielo, insomma, ecco, tutto qua. Ecco, io ho questo triste ricordo, sono stato, diciamo, un testimone, diciamo, quasi vicino quando lui se n'è andato per l'ultima volta. Ecco, io ero in curva ovviamente, e quindi diciamo che è rimasto anche nella storia del calcio italiano un giocatore che ha permesso poi in seguito ai protocolli medici di migliorarsi e di... Infatti una nota, se mi permetti Claudio, che molta gente non sa perché le ambulanze non entrano all'interno del campo di gioco, perché molta gente dice andate con l'ambulanza che fate prima. La prima cosa che arriva sono i defibrillatori, infatti il ragazzo romano che giocava nella Fiorentina, Bove, lui è stato salvato per l'immediatezza dell'intervento del personale sanitario e parasanitario che era sul campo, che defibrillandolo lo hanno salvato.
Non entrano, come dicevo, le ambulanze perché affosserebbero se fosse un terreno, perché il campo non sembra, ma i campi in erba sono soffici e hanno anche, il peso dell'ambulanza non potrebbe far fuoriuscire poi, per cui ritarderemo ulteriormente il soccorso. E sono tutte quelle cose che sono state messe a protocollo dalla morte di Renato in avanti. Quindi Renato Curi è importante per la città, questo numero 8 è diventato... A Perugia poi dopo raramente hanno riportato l'8 i giocatori, è un numero che tendono a non mettere quasi nessuno, perché chi indossa questa maglia per rispetto e poi perché è pesante come numero, almeno a Perugia l'8 è un numero importante, come in altre società altri numeri, tutto qua.